Buongiorno, siamo di nuovo in onda con queste nostre trasmissioni di approfondimento sulla questione palestinese. Il dramma che si sta consumando a Gaza è un qualcosa di inaccettabile e chiede il massimo di impegno da parte della nostra rete, da parte delle associazioni con cui stiamo portando avanti appunto le varie campagne per il cessate il fuoco. Oggi però vorremmo continuare con l'informazione, con gli approfondimenti, e abbiamo pensato di rivolgerci a una carissima amica con cui da tantissimi anni stiamo collaborando, stiamo condividendo appunto quelle che sono le attività di cooperazione con il popolo palestinese, e Abla, una carissima amica con cui chiediamo il benvenuto. Abla vive a Nablus e da tanti anni opera nel campo appunto dei diritti, in particolare i diritti del lavoro, i diritti delle donne. Con lei vorremmo approfondire il tema appunto dell'impatto sui lavoratori, sulle lavoratrici di quella che è l'occupazione e quelle che sono appunto le conseguenze di questa nuova spirale di violenza che, come sappiamo, non è solamente circoscritta a Gaza, ma si consuma purtroppo ogni giorno anche in Cisgiordania e a Gerusalemme. Per cui faremo appunto oggi un focus proprio su quelli che sono i diritti del lavoro, le violazioni dei diritti del lavoro, le problematiche del diritto del lavoro, in particolare in Cisgiordania. Quindi benvenuto ad Abla, benvenuto anche a Francesco Vignarca, con cui appunto curiamo queste trasmissioni. Io partirei subito con una prima domanda ad Abla, che chiaramente ci parlerà in inglese, e Francesco appunto collaborerà anche lui facendo un po' di coordinamento per quanto riguarda la traduzione. La prima domanda, Abla, è molto, diciamo, è dovuta proprio per dare un contesto di quella che è la situazione delle condizioni di lavoro, no? Di palestinesi, donne, uomini che lavorano in Cisgiordania, ma anche la specificità di Gerusalemme, e in particolare per quei palestinesi che lavorano in Israele, no? E quindi ogni giorno sono sottoposti a un vero e proprio calvario. Ma appunto lasciamo a te raccontarci un po' quella che è la situazione in generale, no? Delle condizioni di lavoro che stanno affrontando e affrontano, no, storicamente i palestinesi da più di 50 anni. Prego, Abla. Thank you so much for having me, and I'm very much pleased to talk about the labor issues in Palestine. And I would like to use this opportunity to wish for the Palestinian people enjoying dignity, liberty, and decision of destination. The Palestinian labor market is very fragile, and that was intentional for the last 50 years, so that the Palestinian economy and labor would be depending on the Israeli market and economic policies. As everybody knows, that the West Bank is
occupied by Israel, and all the economic and production policies, along with social and political issues, are related to the circumstances of the very, very long occupation in West Bank and Gaza. In spite Stop. of... I can translate, sorry. Please stop so that I can translate a little bit, ok? We have to do consecutive. Grazie per questa opportunità di parlare dei diritti dei lavoratori e del sistema del lavoro in Palestina. Trovo questa opportunità anche per augurare ai palestinesi che possano vivere in dignità e scegliere del loro futuro. Come sapete, il mercato del lavoro palestinese è molto fragile da oltre 50 anni, perché è direttamente legato all'economia imposta da Israele con l'occupazione. Questo succede in particolare anche in West Bank, e sicuramente c'è un problema legato al fatto che tutta la possibile sviluppo economico palestinese è direttamente collegato alle scelte di politica e anche sociali effettuate in Israele come potenza occupante. Please. In spite of the fact that the Palestinian Authority should rule West Bank and Gaza and East Jerusalem according to Oslo peace accords, but the reality is very much different from that. So there is a separation from Gaza and the West Bank since 1992. That means that the Palestinians have two separated areas, two economies, two circumstances for workers. Such a fragile labor economy has and include many aspects like the size of the areas that the Palestinians have to use for building factories or using the agriculture areas is very limited due to the confiscation of lands by Israel. And this means a limitation of jobs opportunities. This means a raise in production rate because factories and companies do have to go through complicated processes in terms of securing raw materials for production, concerning exporting and importing, and that reflects with a very high cost of production and goods that limit the people's ability to purchase their needs. Come sapete, nonostante gli accordi di Oslo avessero dato all'autorità nazionale palestinese la possibilità di gestire politicamente sia la Cisgiordania che Gaza che la parte est di Gerusalemme, ciò non è vero, e in realtà nei fatti dal 1992 c'è una divisione, in particolare tra Gaza e la Cisgiordania, e quindi questo vuol dire che ci sono due zone, due aree, due sistemi diversi anche dal punto di vista economico, totalmente separati. Questa situazione, anche riguardante le aree per esempio confiscate o gestite da Israele, crea un impatto diretto in particolare anche sulla dimensione dell'intrapresa economica, sia proprio nei termini di spazio, no? Dove poter esercitare l'agricoltura o dove poter costruire anche degli impianti produttivi, ma questa cosa poi si riverbera in un minore opportunità di lavoro, in una minore capacità di sviluppare posti di lavoro e attività, e soprattutto in un più alto costo anche di produzione, sia perché è difficile avere i materiali per poter gestire la produzione, sia perché ovviamente tutta questa separazione rende più difficile e complicato l'import ed export dei beni e dei servizi prodotti. And the impact of such circumstances, and I'm not going to list all the problems and the challenges, but I'm just giving examples. For example, the unemployment rate arises continuously and very fast because there are always imposed stricted circumstances on production, on movement, and the unemployment rate has not been treated well by the Palestinian Authority because they do not have the whole
control on the Gaza, West Bank, and East Jerusalem, and which gives the employers in Palestine, in Israel, the freedom to act freely in minimizing workers' rights and do not provide decent working conditions, do not pay decent wages, and that also makes the labor movement face challenges in better organizing workers, better defending workers' rights, and that affects the whole dynamics of the labor movement and the labor market. Ci sono ovviamente vari problemi che derivano da quella situazione che vi ho raccontato. Non ve li dirò tutti perché sono troppi, ma per esempio un aspetto molto importante è quello della crescita del tasso di disoccupazione, che ovviamente deriva anche dal fatto che vengono sempre imposte tutta una serie di limiti molto stretti ai tipi di produzione o di impresa economica proprio per le condizioni di occupazione che dicevamo prima. Questa cosa non ha permesso all'autorità nazionale palestinese di affrontare per bene il problema della disoccupazione, perché non ha in mano tutti gli strumenti per poter intervenire, non ha la possibilità di intervenire. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che i datori di lavoro quindi si sentono liberi di muoversi come vogliono, di imporre delle condizioni negative per i lavoratori, sia in termini di condizioni di lavoro, di paga, di diritti diretti, e questo è ovviamente un problema, ed è un problema anche per il movimento sindacale, che si trova a dover affrontare dinamiche non facili per potersi organizzare e poter organizzare i lavoratori per la richiesta dei loro diritti. The result of that situation forced 72,000 Palestinian workers to go to Israel and try to seek a job there, and they are working in construction, agriculture, public services, care services, and according to a website that is concerned of workers' rights, which is Radio Free Europe website, they announced that the Israeli are planning to replace the Palestinian workers and planning to bring 65,000 foreign workers from several Asian countries, in addition to Africa as well. Because since the 7th of October, and even before that, there were actions by the Israeli government to force Palestinian workers who had jobs in Israel to leave their jobs, and they were driven by force to the West Bank cities, causing 72,000 jobs loss for Palestinian workers from both West Bank and Gaza. C'è il caso poi particolare di circa 72.000 lavoratori palestinesi che vanno in Israele per lavorare, per ottenere delle possibilità di lavoro. Lavorano nelle costruzioni, nell'edilizia, nell'agricoltura, nella cura, nei servizi anche pubblici. Però Radio Free Europe, che è un sito di informazioni legato ai diritti dei lavoratori, ha sottolineato come ci sarebbe un piano del governo israeliano per sostituire questi lavoratori palestinesi con circa 65.000 lavoratori provenienti da altri paesi asiatici e africani. È ovviamente un problema. Questo si è intensificato dopo i fatti del 7 ottobre del 2023, ma era presente anche prima. Il tentativo cioè del governo israeliano di forzare i lavoratori palestinesi a uscire da West Bank, a uscire da Cisgiordania e anche da Gaza, proprio per sostituirli in altro modo, e quindi riducendo le possibilità di lavoro. Of course, it's not easy for a Palestinian worker to gain a job in Israel. There is a very complicated and long process. It requires issuing permits. It requires paying in many occasions for that working permit. But the time they get into their jobs, they really suffer discrimination. They do not enjoy full working rights and decent working conditions as they are offered for other Israeli workers or foreign workers in Israel. For example, the Israeli employers, they choose which legislations they should refer to when dealing with Palestinian workers.
when they are working in the illegal colonies that are built in the West Bank, they sometimes choose articles from the Jordanian law, which was valid in 1967 and before. And sometimes they try to escape from workers' rights and compensations. So these Palestinian workers are paid less wages. They do not enjoy full working rights like social protection or full health insurance or treatment for injuries. There were many occasions that if any worker would be having a work accident, the employer would just drive the worker and drop him or her on the military barriers at the border of the West Bank, and they escape from their responsibilities. Also, there are many occasions that employers deceive workers, especially that in the construction sector, when workers do not know the exact details of the Israeli employers, but they are driven from a construction site to another without being shared any information of the employer. So many employers, they do have a kind of a position against the Palestinian, and they try to abuse these workers, and sometimes they report to the army, to the Israeli army, about these workers in order to not pay their wages or compensations. And whenever there are workers who would submit a fine in the Israeli courts are always not fair, and they try to support the Israeli side and not the Palestinian side, even if they have the full right to. Non è facile per i lavoratori palestinesi riuscire a ottenere questo tipo di lavoro in Israele di cui abbiamo parlato prima. Devono essere, ovviamente passare attraverso tutta una serie di valutazioni e di permessi, però quantomeno riescono a ottenere un lavoro. Il problema è che questo tipo di lavoro ovviamente ha una serie di problematiche e non viene garantito in maniera equa anche quando è ottenuto. Ad esempio, i fornitori di lavoro, gli imprenditori israeliani cercano in particolare di utilizzare anche le norme a loro vantaggio. Per esempio, coloro che sono occupati nelle colonie che sono illegali, spesso gli imprenditori cercano addirittura di utilizzare delle leggi giordane che erano presenti prima dell'occupazione perché questo gli garantisce la possibilità di fare in modo che i lavoratori abbiano minore paga, non abbiano tutti i diritti, non abbiano per esempio diritto alla copertura sociale, assicurativa. Ci sono dei casi in cui gli incidenti addirittura gli imprenditori prendono i lavoratori, non fanno quello che dovrebbero secondo tutte le norme legate a un lavoro decente, a un lavoro sicuro, ma spostano direttamente i lavoratori palestinesi sui confini, li lasciano nel checkpoint militare ai confini tra West Bank, Cisgiordania e le colonie per non avere nessun tipo di problemi. Questo ovviamente rende difficile per i lavoratori accedere a dei diritti, in particolare nell'ambito dell'edilizia, dove questi lavoratori vengono spostati da un sito all'altro, da un cantiere all'altro, senza sapere chi dovrebbe garantire loro i diritti. E anche quando i lavoratori palestinesi riescono perché ci sono stati dei casi problematici, a portare il caso davanti alle corti israeliane, purtroppo queste corti non trattano i lavoratori palestinesi in maniera equa e anche se i fatti gli darebbero ragione, non gli danno ragione in sede legale. To give an example of a journey that a Palestinian worker has to go through in order to reach their jobs, they leave their home at early in the morning,
from their village or city. They try to find a vehicle to drive them to the barrier that separates the Israeli cities from the West Bank cities. They go through inspection and security measures. They go through gates, rolling gates, and the time they arrive there, the other side of the barrier, the Israeli employers usually come to the barrier to take them. And that makes the difference between a Palestinian worker and Israeli worker in Israel. The conditions are extremely different. And if any worker, any Palestinian worker does not arrive on time because the Israeli soldiers might delay the inspection and the security processes, the Palestinian worker would lose the wage of that day. Of course, there is a difference between wages between Palestinian workers and Israeli workers for the same value of work, for the same duration, and also who work for the same employer. And nobody can control that because it's all in the hands of the Israeli employer, which receives the support from the Israeli government. But there were many attempts by the labor movement to defend those workers in Israel, trying to have an agreement with the Israeli unions. There were ups and downs in those agreements. And there are two kinds of workers. The first one is Palestinian workers with permits who can file a case in the court. Sorry. And also they have official papers. If they have the documents, they might enjoy better working conditions and rights from those workers who try to find a job without documents. And the employers usually they use that condition and encourage that condition. They encourage employing Palestinian workers with no documents so that they can escape from the rights and so that they can impose the employer's conditions. The unions usually try to have programs and projects so that they provide the Palestinian workers with their rights according to the Israeli law, and they try to provide documents for workers so that they can gather any information that might help them to defend their cases in the future whenever there is a dispute. Allora, ovviamente le condizioni di questi lavoratori palestinesi e israeliani sono molto problematiche. Si svegliano presto la mattina dalle loro città, dalle loro situazioni per cercare di andare a lavorare nelle aree israeliane, devono passare attraverso ispezioni, check di sicurezza, non è facile ovviamente. Gli imprenditori israeliani spesso vengono direttamente ai checkpoint per recuperarli, però ad esempio già qua c'è una difficoltà. Se per caso c'è un ritardo nell'arrivo perché i soldati israeliani fanno apposta o comunque hanno lentezza nel fare checkpoint, un lavoratore palestinese potrebbe perdere il proprio salario della giornata, proprio perché è arrivato in ritardo, ma non per colpa sua. Nessuno però può controllare queste situazioni perché è tutto in mano agli imprenditori israeliani che sono ovviamente sostenuti dal governo. C'è veramente il tentativo quindi da parte dei movimenti per il lavoro di sistemare questa situazione, di lavorare in accordo anche con i sindacati israeliani per fare accordi in tal senso perché garantiscano un minimo di diritti. Gli accordi sono stati variabili, positive e negative nel corso del tempo. La differenza è che esistono due diversi livelli di lavoratori palestinesi, quelli col permesso, con i documenti, che quindi possono accedere a migliori diritti di lavoro, possono addirittura portare il loro caso davanti alle corti israeliane, e invece quelli senza permesso, senza documenti. Il problema è che gli imprenditori puntano a assumere palestinesi senza documentazione, perché è più facile ovviamente poi gestirli e
evitare di dare loro i pieni diritti. I sindacati stanno cercando ovviamente di favorire dei percorsi che possano arrivare ai documenti, ma non è sicuramente molto semplice. Sergio, se vuoi fare l'altra domanda. Okay. Sì, grazie Abla, no, è molto interessante e ci confermi che esistono delle chiare discriminazioni dal punto di vista appunto del lavoro, cioè le discriminazioni che l'occupazione produce a livello politico e sociale si riflettono chiaramente anche nelle relazioni di lavoro e nel mercato del lavoro, no? Ecco, ti volevo chiedere anche, proprio perché questo è un po' un tema molto delicato, ma credo importante, ma i lavoratori palestinesi occupati nelle colonie illegali, no? Nei settlement, no? E anche nella Valle del Giordano, cioè che sono territori che in base agli accordi di Oslo sono dentro, no? Anche se sono in area C, sono territori che dovrebbero, cioè sono sotto occupazione, quindi non è legale svolgere attività civili ed economiche in base appunto alle convenzioni di Ginevra, in base al diritto internazionale. Questi lavoratori, chi li protegge? Sotto quale giurisdizione ricadono? Yeah, let's have some numbers in order to better understand the situation. As I mentioned before, just giving examples, in the year 2023 only, there were 113 workers lost their lives at work in Israel. 79 of them because of work accidents, and 3 of them as a result of torturing by the Israeli soldiers, in addition to severe attacks by Israeli settlers, especially in the illegal settlements. If a settler does not like having a Palestinian worker in the settlement, that should be the legitimate reason for the settler to attack Palestinians. And there were 2 who were reported dead because of settlers' attacks. And there are, for example, after laying off all Palestinian workers from Israel after the 7th of October, there are thousands of workers who did not get their salaries for at least 1 month before 7th of October. And nobody is claiming the responsibility to pay the compensation. In order to defend workers and try to help them to get their right, the unions in Palestine did raise their voice in order to remind the Israeli government to take the responsibility to pay those salaries and those rights. But no one from the Palestinian side can represent Palestinian workers in Israel, because the Israeli courts do not recognize Palestinian unions or Palestinian representation there. So what had been done by unions in the last few years is that contracting Arab, Israeli, Palestinian lawyers who live inside Israel, who has the Israeli citizenship, so that they can represent Palestinian workers in the courts. It's a long process. It's a complicated process. Not necessarily that workers would win those cases, but it's worth to try it. So the role of the Palestinian unions is to educate workers about their rights, providing them with certain tools to defend their rights and to try to negotiate with employers face to face. And that is the only way and the limited resources that the Palestinian workers have.
Diamo qualche numero, tanto per capire. Solo nel 2023 sono stati 113 i lavoratori palestinesi che sono morti lavorando, diciamo, nei territori occupati, 79 per incidenti sul lavoro, ma alcuni anche per torture o per attacchi diretti, magari voluti dai coloni, che anche solo perché decidono che non gli piace avere dei lavoratori palestinesi nelle colonie, attaccano, e questo poi deriva ovviamente delle problematiche anche purtroppo come la morte. C'è una problematica grossa a seguito di quello che è successo il 7 ottobre, cioè che ci sono migliaia di lavoratori palestinesi che non hanno accesso al proprio salario, al proprio stipendio, addirittura quelli la paga di un mese prima del 7 ottobre, e non c'è nessuno che sta prendendo la responsabilità di dare queste compensazioni. Si sta facendo appello al governo israeliano affinché qualcuno si prenda la responsabilità di pagare quello che è dovuto, di pagare i salari di questi lavoratori. Il problema è che non c'è la possibilità per nessuna organizzazione palestinese di rappresentare i lavoratori palestinesi nelle corti israeliane quando c'è un qualcosa che succede o che avviene in territorio controllato e occupato da Israele. Quindi quello che si sta facendo come sindacati è di fare in modo che possano rappresentare questi lavoratori degli avvocati arabo-israeliani che quindi hanno la cittadinanza israeliana, che quindi possono operare in Israele, che quindi possono portare davanti alle aree giudiziarie, alle corti giudiziarie israeliane, i diritti di questi lavoratori. È un processo lungo, complicato, purtroppo non sempre, anche se c'è un diritto diretto, si riesce a vincere queste cause, però è l'unico modo per poter cercare di mantenere questi diritti in alcun modo. Per cui l'altra cosa che invece i sindacati stanno facendo è quella di educare i lavoratori a quelli che sono i loro diritti, fargli sapere quelli che sono i loro diritti e dargli in mano degli strumenti, delle capacità, delle conoscenze affinché loro possano provare a avere una contrattazione diretta faccia a faccia con il loro imprenditore, perché è il modo più veloce e più rapido per poter ottenere qualcosa, visto tutte le altre problematiche che abbiamo appena raccontato. And the violations, of course, are currently and even before happening in Jerusalem and the Jordan Valley agricultural areas and the illegal settlements as well. But also there are violations from the Israeli side as soldiers or settlers in the West Bank. 3 workers died or killed. In fact, they were killed in the West Bank. One taxi driver, 1 delivery worker, and 1 agriculture worker during their work. So they were killed either by settlers or by the Israeli army. And that dropped the labor market. And now the economy lost its capacity with 37%. If you give examples of workers who lost their lives because of the aggression against Gaza, we can say that 350 medical workers, 45 civil defense workers, 134 UN employees, 124 journalists, 203 education workers, and we have 195,000 workers who lost their jobs. So all these statistics, they reflect the size of the aggression, the size of the war, the size of the violation against the Palestinian people, knowing that 50% of the Palestinian population are women. They're nearly 70% of the population are young people, and the workers are representing a very large percentage of the population. So the aggression is not only against the Palestinian people. The aggression is also against workers, because with such a war, with such lack of security, with such political conditions, the first category that would be negatively affected are workers and their
their families. We are talking about Gazan workers who used to work in Israel, and that was not very long time ago. It was just in the year 2023 when Israel allowed Gazan workers to work in Israel. We are talking about 19,000 workers who, in the night of 7th of October, 8th of October, were mainly staying at their work sites in Israel. They were laid off, they were driven by force to the West Bank cities. And as a result of that, 175 Gazan workers were arrested when they were staying in the West Bank cities as a result of the war, and they had no shelter to go to. I mean, it's very important to know that when Israel allows anybody to work in Israel, this means that they did the investigation, they did the scanning of their conditions, and they know the security level of these persons. So they bring the workers in Israel because they want the economy of Israel continues to stay alive, but they are not providing the conditions, the safe and decent conditions for those workers. Questa situazione, come abbiamo detto, va ad applicarsi su Est Gerusalemme, sulla Valle del Giordano, ma soprattutto anche in West Bank. Abla ha ricordato questi 3 lavoratori uccisi l'anno scorso, un tassista, un delivery, una persona che faceva del delivery e anche un lavoratore dell'agricoltura. E questa cosa ovviamente è diventata ancora più pesante dopo l'inizio delle nuove ostilità dopo il 7 di ottobre. Ha avuto un impatto anche sul mercato del lavoro questa cosa, che si è ridotto alla sua potenzialità al 37% rispetto a quanto era prima dell'inizio delle ostilità dopo il 7 ottobre. In particolare questo ovviamente è successo a Gaza, con centinaia di lavoratori, ha dato qualche numero, sia tra quelli delle Nazioni Unite, dei giornalisti, dei lavoratori dell'educazione, agli educatori, ovviamente agli operatori sanitari, che sono stati uccisi in Gaza. Una situazione che vede il 50% della popolazione di Gaza, delle donne, il 70% giovanile. È da sottolineare il fatto che queste ostilità, questi combattimenti, questa occupazione, questa aggressione impatta fortemente anche sui lavoratori, che sono tra le prime categorie ad essere colpiti dalle condizioni di guerra, perché le persone perdono il loro lavoro. Qualche 19.000 persone ad esempio lavoravano da Gaza in Israele, una condizione che è successa solo dal 2023, che è stata permessa da Israele solo dal 2023, e di colpo queste persone hanno perso il lavoro e quindi hanno perso anche la fonte di reddito per mantenere le proprie famiglie. Molti di questi lavoratori, centinaia di questi lavoratori, nella notte tra il 7 e l'8 ottobre sono stati presi e portati in Cisgiordania, in West Bank, perché per ragioni di sicurezza si sono trovati senza riparo, senza casa, senza niente, in centinaia nel West Bank, senza diritti. Eppure lo sappiamo che prima di ammettere qualcuno a lavorare in Israele, le autorità israeliane fanno un controllo di sicurezza, quindi sono persone che in qualche modo erano controllate, erano tra virgolette sicure. Non c'è la possibilità quindi di vedere garantiti i diritti dei lavoratori, e la situazione di conflitto ha acuito questa problematicità, l'ha resa ancora più difficile. One important question, which is how can they get more rights? It's not a privilege to work in Israel. It's an obligation of the Israeli government as an occupying body. By international law, they have to provide economy, they have to provide services like education and health. It's true that the Israeli are escaping all these obligations, but the opportunity now, and it's time to stop any violations, try to fulfill the peace, and not only any peace, the just peace for the Palestinian, giving them the opportunity to decide their destiny, providing the opportunity for the Palestinian Authority to act
and hold their responsibilities, and giving them the chance to build the country along with the Palestinian workers. I will give you an example from the West Bank. A trip that would take 1 hour and a half driving from one city to another. Now it's taking a few hours to drive the same destination, and that makes people think 10 times before they take that trip, and that encourages employers to lay off workers, and that provides the Palestinian employers to get the justification to not pay good wages and not to provide good working conditions. So having the West Bank, Gaza, East Jerusalem liberated, that would provide more rights for people and make the people, workers, labor movement, and government of Palestine trying to control the situation and provide better working conditions for workers. Sì, questo è chiaramente come si può arrivare ad avere molti più diritti. Bisogna chiarire una cosa: lavorare in Israele per i lavoratori palestinesi non è una grande opportunità, non è una concessione, ma è un obbligo anche sancito dal fatto che lì si trova lavoro, e soprattutto anche Israele come potenza occupante, secondo la legislazione internazionale, deve provvedere ad alcuni servizi di base. Magari non lo fa nella maniera più corretta o più piena, però alcuni servizi anche educativi o di gestione sociale devono essere in qualche modo creati. Quindi il punto sarebbe fermare la violenza, fermare l'occupazione, fermare questo percorso e arrivare a una pace giusta che possa permettere quindi, anche dal punto di vista economico, maggiori opportunità per i palestinesi, possa dare in mano all'autorità nazionale palestinese l'opportunità di provvedere alle proprie responsabilità, cioè di fare quello che dovrebbe fare, garantire un futuro migliore per i palestinesi, e questo non è possibile farlo finché c'è un controllo così pieno. Un esempio ancora, oggi dopo la situazione di inasprimento dei combattimenti e della violenza, ad esempio un percorso che poteva durare da una città B 1 ora e mezza dura 3, 4, 5 ore, molto di più, e questo fa in modo che le persone pensino 2 o 3 volte prima di intraprendere quel percorso, perché hanno paura, perché è più difficile, perché è più lungo, e questo fa in modo che gli imprenditori magari lasciano a casa i lavoratori oppure abbassino le condizioni di lavoro e di paga, e questa cosa ovviamente è un circolo vizioso che non permette di avere uno sviluppo. Dovremmo invece andare dare la possibilità di una gestione diretta della Cisgiordania, di Gaza e della parte est di Gerusalemme alle autorità palestinesi, per davvero poter avere la possibilità di decidere in futuro, tutti insieme, anche con la società civile, anche con i sindacati, un futuro che sia migliore per i palestinesi. Sergio? Okay, go. You have to respond. Okay, good. From what I hear from the labor movement and from the workers about feeling and aspirations of workers are very much desperate because they are torn between two sides. The priority of their of securing their income and feeding their families, and also being very busy watching the news and checking what's happening to the population, not only in Gaza, but also with the incidents and the risks that occurring in the West Bank. So in general, there is a kind of scattering of priorities in Palestine in front of the labor movement, in front of workers and the inhabitants as well. So a worker would think all the time about how he or she can get a job, how he or she can provide their families with basic needs, but in the same time worried from traveling from place to another because of the restricted movement, and because there is no that much freedom of movement
And you know, the labor movement, the labor market here is very limited, is very small, is very fragile. So there are no that many opportunities to choose. So there is no privilege in Palestine to choose which job you want. You just accept whatever is available, whatever is offered for you, and you cannot even ask for more rights because you are afraid that you will lose the available opportunity. The labor movement, from what I hear and read in the news, they are trying to negotiate with the government in order to provide free health insurance, for example, for unemployed workers, for Palestinian workers who lost their jobs in Israel. The labor movement tried to negotiate with the monetary association so that they request the banks to pay loans or to pay an advances amount for workers until the situation is changed. But as the labor movement is worried, the workers are worried, they don't know what to do because there is no clear future in the horizon. So the private sector are also wanted not to offer that much or even limited support for workers. Because they do not guarantee the future. They do not guarantee if they will be compensated on what they pay or not. So in spite of this dark situation and the circumstances, the whole population are getting together in order to hold on and to continue for the future. But there is always a hope. The hope that the Palestinian people are having all the time in their hands and in their minds, in their views, so that this is a duty and this is a mission that we need to keep the hope, keep working as if peace will come the other morning. La situazione dei lavoratori e quali sono le loro aspirazioni, no? Che era un po' la domanda che Sergio aveva già sottolineato prima, è complicata. I lavoratori sono abbastanza disperati, sono in qualche modo spezzati, divisi dalla necessità di avere un salario per portare a casa qualcosa, per dare da mangiare alle proprie famiglie, e le notizie, tutto quello che succede, tutto quello che si vede. Quindi è veramente difficile scegliere, e ogni giorno è sempre più complicato, anche perché non è molto facile trovare un lavoro. Si prende un po' quello che arriva, non è un privilegio, non ci sono opportunità, uno non può scegliere, non può avere delle aspirazioni. Quello che si trova si porta a casa e si lavora in questo modo, proprio perché c'è bisogno di sostenere le proprie famiglie. E in alcuni casi non solo non si domanda, non si fanno domande su quello che viene proposto, ma all'interno del lavoro non si chiedono maggiori diritti, perché la paura del lavoratore palestinese è quella che nel richiedere maggiori diritti poi si venga lasciati a casa, e si acuisce quindi ancora di più questa differenza e questa difficoltà. Se non c'è giustizia non ci sono pace e non ci sono diritti. Si sta facendo qualcosa come movimento sindacale per cercare di rendere migliori le condizioni, per esempio per garantire assicurazioni per la salute a tutti i lavoratori palestinesi che sono impiegati, però non è facile, non è nemmeno facile cercare per esempio di ottenere dalle banche, dagli istituti finanziari dei prestiti che possano garantire i salari che non vengono pagati in questo momento in cui c'è un conflitto e la guerra e di tutto bloccato e non ci si può muovere, non c'è diritto allo spostamento e al movimento. Però non è facile perché non c'è futuro, non c'è chiarezza, non si sa cosa possa arrivare, e quindi anche il settore privato non ha la voglia di pagare qualcosa che non sa se gli verrà restituito, perché non ci sono garanzie in tal senso. Nonostante tutta questa situazione bisogna mantenere un po' di speranza, bisogna continuare a lavorare appunto per la giustizia e per i diritti, bisogna continuare a tenere duro, mettersi insieme come popolazione, chiedere che ci siano diritti, chiedere che sia dato in mano ai palestinesi la possibilità di decidere per il proprio futuro. Bisogna lavorare ogni giorno, è stata bella la frase finale con cui Abla ha finito, bisogna lavorare ogni giorno sperando che il giorno successivo sia il giorno della pace.
Sergio, se vuoi chiudere adesso tu l'incontro. Pronto Francesco, mi senti? Ti sentiamo ma ti vediamo bloccato. Ah sì, prima esatto, anch'io si era bloccato, ma se mi sentite appunto, no, io vorrei ringraziare tantissimo Abla per questa sua testimonianza che è molto importante perché chiarisce quello che è la situazione del quotidiano, la vita di uomini e donne in Palestina, nella West Bank, a Gerusalemme, a Gaza, che vivono da anni sotto occupazione e di conseguenza senza avere condizioni di giustizia, senza avere la possibilità di vivere in modo libero anche i diritti, cioè l'accesso ai diritti fondamentali del lavoro sono praticamente negati. Ecco, io credo che vorrei aggiungere anche se vuoi un impegno che viene dall'Italia, dai sindacati italiani, che c'è un fortissimo impegno a far sì che la comunità internazionale investa sull'economia palestinese e per creare quelle condizioni affinché attraverso il lavoro si possa costruire di nuovo giustizia sociale, si possa attraverso il lavoro costruire le condizioni per la pace. Ovviamente questo deve passare non solo attraverso l'investimento e i programmi di cooperazione, ma deve anche passare attraverso il riconoscimento del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese, altrimenti non si può costruire la pace, le cose debbono andare in parallelo. E di questo è l'impegno che abbiamo, credo, tutti quanti come società civile in Italia, come movimento per la pace, ma anche le organizzazioni sindacali, siamo uniti tutti quanti per sostenere questi diritti. Grazie ancora ad Abla, grazie a Francesco, continueremo con le nostre trasmissioni perché è importante far conoscere quella che è una realtà e uscire dagli stereotipi e anche da certe interpretazioni molto molto superficiali che non fanno assolutamente bene a costruire appunto diritto e costruire pace. Grazie, shukran, Abla, thank you very much. Thank you for having me, and let's all call for a ceasefire and free Palestine, stop the occupation. Ok, of course. Ok, thank you very much. Grazie mille Grazie. Arrivederci. Ok.